Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi leggerò di nuovo il volantino della Lidl con le uscite comprese fra il 2 e l'8 ottobre 2023. Ma prima di iniziare voglio invitarvi ad andare a guardare il video che ho caricato riguardo a uno strumento che riscalda il metallo, lo fa diventare incandescente in pochi secondi. È un riscaldatore di induzione che in pochi secondi vi permette di rendere incandescente qualunque metallo, di forgiarlo, piegarlo, temprarlo, eccetera. Nel primo commento nella descrizione trovate la recensione che ho appena caricato, però concentriamoci sul volantino. Quindi mettiamo il volantino sul bancone, vediamo cosa ci propongono. Ringrazio anche Massimo ovviamente che mi ha mandato i link per vedere pure quello che non è presente sul volantino e valutiamo insieme questi attrezzi. Iniziamo. Andiamo quindi alla pagina 20 del volantino, giovedì 5 ottobre 2023. Prima di iniziare la lettura vera e propria, però, commentate e fatemi sapere se secondo voi la lettura del volantino la svolgo troppo velocemente, perché c'è stato qualcuno che ha commentato dicendomi che non è comprensibile quello che dico, non a livello di pronuncia, su quello non posso farci nulla, ma per quanto riguarda la velocità di lettura, comunque la velocità con cui parlo è la mia velocità normale, naturale, ma cercherò eventualmente di rallentare, quindi fatemi sapere. Quindi il primo articolo che troviamo, composto da più di un tipo di set, è il set di meccanica di precisione, al costo di 4,99 €. All'interno troviamo diversi tipi di impugnatura a forma di cacciavite, oppure uno tipo questo taglierino ma di metallo, quindi questo, che servono per svolgere lavori di precisione sia con inserti che con lame, bussole, eccetera. All'interno di ogni set troviamo un numero differente di componenti, quindi 11, 18, 23 oppure 38 pezzi a scelta, e il tutto è contenuto all'interno di una valigetta in plastica con coperchio trasparente. L'unico pezzo degno di spiegazione è questo cacciavite, che è simile a questo, in poche parole vi permette di avvitare e svitare, come sentite, con questi click grazie ad un cricchetto all'interno, e poi ha un selettore che però in questo caso è a forma di ghiera, che permette di cambiare il senso di rotazione. Quindi anziché avvitare ruotando del tutto l'impugnatura, basta fare questo movimento e la vite si svita o avvita molto più facilmente. Questi invece sono dei set di punte per trapano, ma sono di grandi dimensioni e sono più indicate per l'utilizzo con il trapano a colonna. Si possono utilizzare anche con il trapano normale, anche perché hanno il codolo che va a restringere, quindi può essere inserito all'interno di qualunque mandrino, ma per il tipo di punta è più indicato per il trapano a colonna e richiede comunque per le punte più grandi di praticare un preforo in modo da agevolare il foro. Queste sono comunque dei set che contengono 2, 3, 4 oppure 5 pezzi all'interno. In base al set che sceglieremo cambierà il diametro e il numero di punte, e sono adatte per acciaio non legato, alluminio, plastica e legno, al costo di 9,99 € ogni set. Queste sono delle scarpe antinfortunistiche che servono per evitare di farci del male nei nostri laboratori oppure nei cantieri eccetera, perché sono rinforzate, hanno anche la punta in metallo, la suola profilata e antistatica, categoria di sicurezza S3, con misura da 41 a 46 a 24,99 €. Quando si fanno dei lavori è necessario proteggersi, ma i piedi sono quelli che si sottovalutano sempre più spesso. Se un peso cade sulle dita dei piedi ci facciamo male, in questo modo siamo più sicuri. Questa invece è una t-shirt da lavoro per uomo. In realtà pochi giorni fa un ragazzo in monopattino di fronte a me aveva una magliettina simile a questa e sono riuscito a vederlo effettivamente da lontano, quindi 6,99 € per tutte quelle situazioni nelle quali si vuole avere un'alta visibilità, secondo me possono essere indicate. Questa invece è una valigetta per attrezzi al costo di 14,99 € con una portata massima di 17,5 kg e delle dimensioni di 55 x 26,7 x 27 cm. Ha una vaschetta all'interno che ci permette di mettere le cose più grandi e poi quest'altra vaschetta nella parte superiore con impugnatura dove suddividere gli utensili più piccoli. Impugnatura sulla parte superiore più due vani portaminuterie nel coperchio. Questi invece sono dei set di guarnizioni composti da 383 pezzi oppure O-ring composti da 420 pezzi a 7,99 € ogni cassettina. Questo invece è un set di cacciaviti a scalpello composto da 6 pezzi al costo di 7,99 € e la particolarità sta nel fatto che questi cacciaviti nella parte posteriore hanno del metallo e il metallo è lo stesso che compone poi tutta la barra con l'intaglio alla fine. Quindi va dalla parte inferiore dell'impugnatura fino all'estremità, possiamo percuotere utilizzandoli come degli scalpelli, ma possiamo anche utilizzare una chiave inglese per prendere questa parte esagonale, che mi pare che sia misura 10, e possiamo quindi martellare lateralmente per poter avvitare e svitare come se fosse un avvitatore a percussione. Ma questi ve li ho recensiti, quindi vi lascerò il link nel primo commento nella descrizione per poter vedere come si usano. Questi invece, anch'essi recensiti, sono dei set di chiavi a brugola composti da 11 pezzi che costeranno 6,99 € e sono delle normalissime chiavi a brugola con la parte finale per quanto riguarda le chiavi a brugola con la sferetta, invece queste che sono di tipo Torx ovviamente sono dritte. Quello che contraddistingue questo set da altri è proprio
questo tipo di accessorio che permette di trasformare l'impugnatura e quindi di imprimere molta più forza anche quando non vengono impugnate dalla parte più lunga. Ci dà la possibilità, grazie alla rotazione, di estrarre la brugola che è all'interno e inserire quella della misura adatta, quindi si può utilizzare in questo modo con tutti i tipi di chiave a brugola. Poi invece abbiamo torcia LED multifunzione o faretto LED, 4,99 € ognuno, hanno le batterie incluse e la luce 6500K, quindi bianco freddo. Andiamo nell'altra pagina e troviamo un generatore di aria calda a 29,99 €. Si avvicina il freddo, quindi nei cantieri e non solo, potrebbe essere una buona soluzione, ma anche in estate, perché si può escludere la modalità di riscaldamento e si può utilizzare come semplice ventilatore, solo che non oscilla a destra e a sinistra. È dotato di protezione da surriscaldamento con spegnimento automatico e assorbe 2000 watt, ma ha due livelli, quindi si può utilizzare anche con 1100 watt. Questo invece è un data logger clima che permette di salvare tutte le varie variazioni climatiche all'interno di diversi ambienti e poi di scaricare tutti i dati nel computer per poter consultare e vedere quindi tutto il grafico di come è andata la temperatura, umidità, eccetera. Queste invece sono delle chiavi combinate, 5 pezzi a 14,99 €, hanno una parte che è composta dalla classica chiave inglese a forchetta e nell'altra invece sono ad anello ma a cricchetto e snodabile. Anche queste recensite e anche queste nel primo commento e nella descrizione. Questo fonometro di 11,99 € me l'avete visto utilizzare 1 miliardo di volte, tutte le volte che ho recensito uno strumento e che era necessario vedere quanto rumore mettesse, mi avete visto utilizzare questo fonometro, che io ritengo affidabile perché l'ho paragonato con almeno altri 4 o 5 fonometri, tra cui quelli delle applicazioni, ed è perfettamente allineato e l'intervallo di misurazione va da 30 fino a 130 decibel. Considerate che 30 decibel è praticamente silenzio quasi assoluto. Qua invece abbiamo dei set di utensili a percussione combinati oppure set di cacciachiodi e punzoni, 6 pezzi per ognuno di questi set al costo di 7,99 €. Quindi questi sono cacciaspine, cacciachiodi che si possono utilizzare percuotendo per rimuovere i chiodi dalla loro sede, e questi invece dei piccoli scalpellini che permettono di fare diversi tipi di lavorazione. Sono tra l'altro massicci e belli pesanti, anche se piccoli, però utili. Da questa parte troviamo le pinze a scatto, il set di pinze regolabili autobloccanti, 3 pezzi, 8,99 €, servono, come fanno vedere in questa immagine, per poter unire dei pezzi da saldare oppure per poter tenere fermi dei pezzi sui quali dobbiamo lavorare in generale, ma si utilizza per esempio questo tipo di pinza anche per avvitare e svitare, per esempio le barre filettate o tutti quei tondini che non riusciamo ad afferrare con le pinze normali, e con questo riusciamo a farlo. Ma per vedere tutte le varie funzioni andate a guardare la recensione. Ma volevo informarvi che per il super weekend, quindi dal 6 all'8 ottobre, ci sarà l'aspirapolvere multifunzione a 59 €, questa è della Karcher. Ora vi devo leggere pure le uscite che ci sono sul tablet che mi manda Massimo, e troviamo il set di raspe o lime al costo di 8,99 €, anche queste recensite, quindi si tratta di due set differenti, uno contiene le raspe e l'altro contiene le lime, ma il prezzo è uguale, sempre dal 5 ottobre. Questa invece è una pinza da piastrellista a 6,99 €, abbiamo la possibilità di scegliere diverse tipologie, alcune servono per poter rompere le piastrelle, altre invece per poterle tagliare, quindi in base al tipo di sagomatura che dobbiamo dare. Questo per esempio ha una rotellina e poi una parte che simula il tagliapiastrelle. Questo invece è un set di cartucce per collo a caldo con diverse colorazioni, 20 pezzi, ma questo è dal giorno 28, quindi dopodomani, al costo di 1,99 €. Questi dovrebbero essere quelli da 6 mm, anche questi glitterati, e troviamo pure quelli di colore bianco. Questo invece è il cavalletto di supporto a 69 € che si utilizza per tutte quelle attrezzature come le seghe circolari, e che ha anche questi supporti laterali per poter far scorrere il pezzo, ma pure questo ve l'ho recensito, quindi andate a dare un'occhiata. Poi troviamo una striscia LED a batteria con sensore di movimento, si può anche escludere il sensore di movimento e lasciare sempre accese, e costerà 5,99 € dal 2 ottobre. Andando ancora avanti troviamo un rullo angolare oppure set di rulli per tinteggiare, quindi diverse tipologie con diverse forme e diversi tipi di materiale a 3,49 €, delle spatole, 3 pezzi con misure differenti a 3,49 €, questa è invece l'idropulitrice ad alta pressione a 149 €, 2400 watt, portata massima 500 litri l'ora, 170 bar come pressione massima di picco. Questa l'ho recensita ma di colore differente, quindi vi lascerò il link per vedere come si comporta. Poi troviamo anche della carta abrasiva che va bene per poter essere utilizzata con la levigatrice che vi farò vedere fra poco, e sono del tipo senza fori. Poi andiamo ancora avanti e troviamo questo set di riparazione per pavimenti in laminato e parquet oppure per le piastrelle.
Pure questo ve l'ho già recensito, vi anticipo che praticamente funziona facendo sciogliere questo materiale e andando a tappare i fori, comunque i danni che abbiamo sia sulle piastrelle che sul parquet. E effettivamente funziona bene, se riuscite a combinare bene il colore il danno non si vede più. E questa è la levigatrice a disco adatta ai dischi che avete visto poco fa, la carta abrasiva che avete visto poco fa. Costerà 34,99 €, diametro 125 mm, è un modello nuovo, ma è praticamente uguale a quello che avevo già recensito. Ne ho già due, quindi questo non ho intenzione di acquistarlo, però lo trovo molto più comodo rispetto ai modelli precedenti perché è più compatto, ha i comandi nella parte superiore, quindi facili da raggiungere, e ha diverse regolazioni che ho mantenuto come quello precedente, quindi ci dà la possibilità di lavorare con diversi angoli e si può utilizzare, come vedete, anche in posizione verticale. E non dimenticate di andare a guardare il link che vi lascerò se vi piace lavorare sul metallo o anche semplicemente se siete curiosi e volete vedere come funziona il riscaldatore ad induzione. Detto questo, ringrazio di nuovo Massimo, ringrazio voi di aver visto il video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi, lasciare un like, mettete anche mi piace al video se vi è piaciuto e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!